L'Homo sapiens, uomo nella natura, si è spinto via via verso il possesso del mondo intero, diventando Homo techno, uomo che si è staccato dalla natura. Oggi abbiamo bisogno di un uomo nuovo. Dalla loro esperienza deve formarsi un uomo che unisca natura e artificio. L'Homo artisticus, l'unico capace di condurci nel terzo paradiso. Ok, cosa vuol dire? Per capire dobbiamo vedere il percorso artistico che lo ha portato fino a quest'idea. Sto parlando di Michelangelo Pistoletto, artista italiano tra i più importanti sulla scena contemporanea mondiale. In 70 anni di attività ha attraversato un'epoca ricca di avvenimenti, riuscendo sempre a rinnovarsi. E ora vediamo i momenti più significativi. So che non vedete l'ora. Siamo negli anni 50, l'arte in Italia è segnata da contraddizioni profonde. Qui si va a inserire il nostro Pistoletto. Nacque a Biella nel 1933 e iniziò a lavorare già a 14 anni nella bottega del padre, che era pittore e restauratore, così che il suo approccio con l'arte iniziale è del tutto classico. Nelle vicine gallerie torinesi Pistoletto osserva le opere di Bacon, Burri, Giacometti, conosce gli sviluppi dell'arte europea e americana di quel periodo, Rauschenberg, Jasper Johns, Rosenquist, Lichtenstein, le sculture di Segal e Chamberlain. Le sue prime opere sono autoritratti che rendono già comprensibile la successiva riflessione sull'opera come tramite, il medium. È il messaggio, appunto, secondo la celebre affermazione di McLuhan. Autoritratto seduto del 1960 è l'esempio cardine. La costante sperimentazione sulla rifinitura di questo dipinto lo porterà a utilizzare vernici plastiche che producono un effetto riflettente. Da questa l'intuizione di fondere la realtà oggettiva con quella del dipingere. Così negli anni 60 nascono i suoi famosi quadri specchianti. Inizialmente realizzati con lastre di acciaio inox lucidati a specchio, includono la presenza dello spettatore e la dimensione reale del tempo. La staticità delle figure in primo piano contrasta col dinamismo della realtà che li riflette nell'opera. Fa sì che si prolunghi lo spazio virtuale, aprendo un passaggio di comunicazione tra arte e vita. Grazie ai suoi quadri specchianti raggiunge il successo internazionale. A soli 30 anni realizza mostre personali in Europa e negli Stati Uniti. Sono anche anni di contestazioni sociali. Pistoletto, artista sensibile e uomo attento, non è mai indifferente, anzi si consolida in lui una visione etica dell'arte. Lo testimoniano i comizi, quadri specchianti che indagano temi sociopolitici. Siamo sempre negli anni 60. Pistoletto si trova in un bivio. Deve scegliere se diventare un artista americano o rimanere nella vecchia Europa. Racconta che a New York, su di un taxi, il suo gallerista Leo Castelli pregò di realizzare al più presto nuove opere, perché aveva piazzato tutte quelle che aveva. Rifiuta, rimane fedele alla sua terra e al suo ruolo di artista che non si piega per il mercato. Tra la fine del 65 e il gennaio del 66, Pistoletto produce ed espone nel proprio studio gli oggetti in meno. Sono opere create attraverso un processo di lavoro legato alla spontaneità. Con questi lavori, uno diverso dall'altro, come se si trattasse di una mostra collettiva, viene infranto quel dogma per cui ogni opera di un artista deve essere stilisticamente riconoscibile, come marchio commerciale standardizzato. Gli oggetti in meno sono infatti accolti molto freddamente dalla critica, tanto che determinano un congelamento del valore di mercato dei precedenti quadri specchianti. Qui Pistoletto si discosta nettamente dalla pop art a cui era associato. 1967. Ritroviamo il nostro Pistoletto alle operazioni col teatro di strada. Col suo gruppo Lo Zoo porta in giro fantasiose versioni surreali e grottesche del vitalismo performativo che appartengono al Living di New York, al teatro povero di Grotowski e agli happening di Alan Kaprov. Da queste esibizioni nascono personaggi emblematici di condizioni umane come l'uomo ammaestrato o l'uomo nero, ma soprattutto le installazioni di scena, composte con stracci, poveri ma belli, come la Venere degli stracci, un'icona poi diventata del post-moderno. Lavori sorprendenti che portano a quella che Germano Celant nel 67 battezzerà arte povera, della quale Pistoletto è protagonista riconosciuto. 1978. Pistoletto presenta due direzioni della sua ricerca e successiva produzione artistica: divisione e moltiplicazione dello specchio e l'arte assume la religione. Negli anni a seguire la sua produzione artistica è davvero vasta. Prendo ad esempio la serie che crea dall'85 all'89, volumi scuri, denominata Arte dello Squallore. 1993. Il segno arte di Pistoletto è una figura che iscrive idealmente un corpo umano con le braccia alzate e le gambe divaricate.
Con questa forma, corrispondente alla massima estensione del corpo dell'artista, Pistoletto realizza numerose opere in materiali diversi. Il senso di quest'ultima trovata ce lo spiega direttamente Pistoletto, facendoci notare che per tradizione un segno è sempre assegnato a tutti. Un segno religioso, un segno politico, un segno pubblicitario, il segno di un prodotto. I segni invadono il mondo, ma soltanto l'artista ha creato il segno personale. 1998. Pistoletto crea forse la sua opera più ambiziosa. Viene inaugurata Città dell'Arte, situata in una manifattura dismessa di Biella. Una fiaba a lieto fine, Pistoletto torna a casa e dona alla sua città un centro artistico e sociale. Le sue finalità, in una sintesi estrema, sono ispirare e produrre un cambiamento responsabile nella società attraverso idee e progetti creativi. 2003. Ottiene il Leone d'Oro alla carriera alla Biennale di Venezia. Può essere questo un buon finale? No, Pistoletto non si ferma, con i suoi 70 anni arriva a idealizzare il Terzo Paradiso, e ora vi spiego anche questo. Idea centrale del Terzo Paradiso è ricongiungere natura e artificio. Rappresenta la sua idea in un segno, prende il segno matematico di infinito e ne aggiunge un cerchio. Potete vederci una caramella, una mosca, lui ci vede nel cerchio centrale la rappresentazione del grembo generativo di una nuova umanità. Ricordiamo che ha 70 anni, lo scusiamo. Questo progetto lo occupa tuttora. Eventi come Rebirth Day, festeggiato ogni 21 dicembre, ha avuto modo anche di avere uno spazio nel parco dell'ONU con un'installazione. Il Terzo Paradiso sarà la principale direttrice di un lavoro condotto intessendo una fitta rete di relazioni e collaborazioni con innumerevoli partner, singoli individui, associazioni, enti e istituzioni, attivi non solo in ambito artistico ma nei più diversi ambiti della società, facendone una grande opera collettiva. Infatti è promosso da vari happening che hanno visto coinvolte centinaia di persone in tutto il mondo. Pistoletto è stato un incredibile sensore, un uomo capace di intercettare con le sue antenne i frastuoni lontani e nuovi di una società confusa e contraddittoria. Davvero unico nella sua capacità di assorbirli e tradurli in suoni, pensieri e poetiche originali. Nella sua spiritualità ha sostituito Dio con gli uomini, nella politica la democrazia con la demopraxia, che significa poter fare, da parte di ciascuno e di tutti, convinto che ognuno può diventare artista. Ha fatto della condivisione del sapere una regola di vita. Forse nella sua visione del mondo non esiste una vita eterna, ma citando il Dalai Lama, condividere la propria conoscenza è un modo per raggiungere l'immortalità.